Oggi lasciamo la via Emilia più battuta, ci addentriamo in provincia di Parma, dove la Motor Valley lavora dietro le quinte, tra colline che respirano corse e ingegno. Prima però una fermata a Reggio Emilia. Siamo da Ruote da Sogno, una tappa obbligatoria per gli appassionati di auto classiche e moto d'epoca. Ciao Luca, Buondì. benvenuto. Come stai? Tutto Bene te? Bene, Piacere di bene. vederti. Come sai, questo è un contenitore di storia a 2 e 4 ruote dedicato agli appassionati che vogliono realizzare il proprio sogno. Portaci a vedere magari alcuni gioielli. Ti faccio vedere Cosa un mi po' indicheresti? gli oggetti più particolari Dai, della volentieri. nostra L'F40 è la macchina dei sogni Iconica, di del qualsiasi 91, tra l'altro la mia appassionato. data di nascita, quindi Quasi anche della per mia. me sarebbe perfetta questa. È la vera macchina da corsa messa su strada. Dopo magari facciamo un giro. Certo, ci mettiamo 2 marce. Magari. Mi sa che non esce l'F40. Vabbè, ci ho provato. Questo è un altro oggetto che merita la giusta attenzione. Questa è una Lancia Stratos, che è probabilmente Una Lancia l'auto Stratos. da rally più iconica della storia di sempre, il sacro graal delle macchine da rally, diciamo. Un oggetto difficilissimo da trovare, soprattutto come questo, certificato della Ferrari Classiche, totalmente originali. Quante auto e moto avete esposto? Abbiamo circa 350 auto e 450 moto, divise tra il nostro showroom principale qui a Reggio Emilia. Poi, come sai, abbiamo una sede a Firenze, Certo. e a breve apriremo anche una filiale a Como. Io so che c'è anche un'officina. Beh, ovviamente E questi le mezzi officine, noi hanno anche siamo bisogno delle cure adatte. Amanti e andiamo sempre a caccia di officine, anche negli altri episodi. Fai fare un giro nella tua officina, Sì, Vogliamo vieni, vedere vieni. queste auto sui ponti noi. Quelle che vedi qua, allora questa la stiamo preparando per la 1000 Ok, miglia, questa quindi è è la una 1009 1009 CSS. Quindi qua abbiamo controllato catena di distribuzione, frenatura, pianta elettrico. Sulla roba d'epoca, se non trovi un meccanico Con dell'esperienza. con dell'esperienza, qua spesso volte bisogna inventare. Certo. Quanti anni che smanetti sulle auto? Ci credi? Ci credo. 62. E la passione comunque ce l'hai ancora perché sei ancora qui. Che sono qui, sì. Hai un tuttore, quindi tu dici quando ho dei dubbi vengo qui dietro, quindi quando ti mancano degli elementi provi a farteli tu. Eccolo qua. E via. Ti lasciamo lavorare, grazie Io mille per da per il tuo bambino, tempo. quando sentivo un motore un po'... mi veniva la pelle d'oca, cioè era già una cosa... E adesso uguale. Non ti tocca non smettere mai di lavorare. E adesso sai. uguale. Ciao. Ti sei commosso, Buongiorno mannaggia. a tutti, un po' sì. Da Reggio a Parma ci aspettano Vittoriano e Gianfranco Guareschi, 2 fratelli che la passione per i motori ce l'hanno scritta nel DNA. Ciao Gianfranco. Ciao, buongiorno, benvenuto. Sappiamo dove siamo, però dicelo Allora, tu. Siamo a Parma E fin qui. e fin qui non ci si muove. Diciamo che questa è la nostra sede storica. Azienda e squadra corse fondata da tuo padre Claudio, da vostro padre Claudio. Assolutamente. La Guareschi Claudio l'ha fondata il mio papà e la mia mamma. Che tra l'altro vedevo, Sì. ho visto Sì, lì. sì. Ah, Sono là. all'ingresso. Sì, queste sono le nostre moto da trofeo. E oltre a queste ci sono altri 15 equipaggi che vengono a fare il trofeo, dove la responsabilità tecnica e tutto quello che riguarda il servizio clienti lo gestiamo noi per Certo. Moto Guzzi direttamente. Questo qui diciamo è un po' come un po' diceva il cuore Il cuore. della nostra azienda. Questa è l'officina dove lavoriamo tutti i giorni. Vitto è là che sta lavorando anche oggi, quindi noi diciamo che gran parte del nostro tempo lo passiamo qua. Non so se noi abbiamo più sangue o benzina nelle vene. Un biglietto di auguri. Questo era il mio papà che lavorava accanto al primo prototipo della V7 e l'abbiamo conservato perché questa era la sua postazione. Queste sono le 2 moto che Della hanno vinto, Daytona? sì, che hanno vinto in America. Questa è 2006 e questa è 2007, che l'anno dopo abbiamo fatto un tributo, una livrea apposta. Com'è che hai l'adesivo del dottore? Perché Vale è un mio amico, siamo amici da quando abbiamo cominciato a correre, tanto tempo insieme. Allora quando correvo mi ha detto dai, metti l'adesivo sulla moto, e ha portato bene. Diciamo che mi ha dato magari quel boost in più suo che serviva e... Correva, era insieme a te. Sì, sì. La cosa incredibile è che vicino magari alle taniche di, non so, olio, No, questo qui è benzina. taniche di benzina, alzi gli occhi e ci sono tutte queste coppe. E a riguardarle oggi
vi fa effetto? Vi fanno effetto? O siete più concreti sul guardare cosa c'è da fare oggi? Per indietro ci guardo poco. Che lui è il motore e io sono un po' il telaio. È lì che si stringe. E un po' è perché è un vulcano. Qui è dove nascono le moto da Motorelli, e dove facciamo lo sviluppo e dove facciamo tutti i vari esperimenti che poi ci portano dalla moto di serie allo sviluppo per poi arrivare alla moto da gara per l'Africa Corse, che è il nostro obiettivo primario. L'abbiamo fatta grossa, grazie, nel 2024. Sì, siamo partiti un po' così. Andiamo a vedere cosa succede, abbiamo vinto. Tu hai una storia molto importante. Mhm. In Ducati, è stato team manager di Sì. Ducati in MotoGP. Cosa ti ricordi di quegli anni che porti dentro, immagino, con grande orgoglio? Guarda, gli anni che ho più impresso nella mente sono i primi anni, quando è nata la Desmo 16, i primi collaudi, quando si andava di nascosto alla DU nella pista segreta della Michelin in Francia, o il primo test dove tutto quanto funzionava il Mugello con tutta la Ducati a vedere la moto che girava in pista. Era stato veramente emozionante, questo mi rimane impresso, c'ho tutte le immagini come un film. Però non so com'è la stanza perché fanno del casino, qua ci sono tutte le tute. Ma no, ma pensa. Ma le hai conservate tutte? Sì, Sono le tute tue e di Gianfranco? sì, ci sono tutti i vari anni in Ducati, campionato Superbike. E come sempre resteremo qui per ore. Io però ti devo dire l'ultima cosa. Io Vai. uno dei primi ricordi nitidi che ho da ragazzo che iniziava a guardare la MotoGP sono le tue basette nel box Ducati. Ci sono ancora. Che ci sono ancora Sì, e adesso che hai mantenuto. Sì, adesso sono particolarmente curate perché sono appena andato a farmi sistemare, ma solamente settimana scorsa erano... Ma tu lo sapevi che le tue basette erano comunque celebri? Cioè... Sì, ma ancora la gente mi riconosce per questo, mi fermo all'autogrill e dicono guarda quelli paeschi, quelli bassetti. Ma davvero? Sì. Bene, allora sono un bimbo felice. Sì, non sei l'unico. Va bene, Vitto. Grazie mille, è Grazie stato un a grande te. piacere, grazie per averci aperto le vostre porte. Cambiamo officina, ma restiamo nell'eccellenza, perché il parmigiano reggiano è pura ingegneria del latte. Intanto grazie Lorenzo che Grazie ci a hai voi. aperto le porte di questo cavò. Questo è un luogo incredibile e qua succede la magia. Ma allora diciamo che qui siamo in montagna, trasformiamo il mitico latte di montagna in parmigiano reggiano DOP di montagna, per cui cerchiamo di portare il massimo dell'eccellenza nel mondo, ecco. Noi stiamo facendo questo viaggio nella Motorvalle, il paradosso è che è una terra dove si va anche molto veloci, soprattutto Sì. molto veloci, quindi ci vuole molto tempo, un Qui po' come sì. l'aceto balsamico quando siamo stati a Modena. Sì. E- Il parmigiano ha di bello questo, che sono passati circa 1000 anni di storia, più o meno tracciata, è rimasto tale, si è migliorato nel tempo, però lui ha sempre bisogno di tempo. A livello globale è il secondo marchio più riconosciuto al mondo. Dopo la Ferrari c'è il parmigiano, cioè nell'ottica Italia, Ferrari parmigiano. Prego. Il parmigiano del mondo? Sì, qua siete nel caseificio che ha appena vinto come riconoscimento il miglior parmigiano del mondo. Ed eccoci a Varano de Melegari. Qui in Dallara nascono i telai e l'aerodinamica che dominano le piste di tutto il mondo. Ciao! Ciao Giulia. Ciao! Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Dallara Academy in realtà inaugurata a settembre 2018 Ok. e questo è un investimento personale dell'ingegner Dallara, non è un investimento aziendale e lui ha voluto con questa struttura ridare qualcosa alla sua comunità. È una persona estremamente legata alla sua terra. Nato e qua infatti, lui, nato a qua, Varano. vive ancora nella casa dove è nato. Qui ospitiamo scuole medie e scuole superiori e con l'obiettivo di appassionare i giovani ragazzi alle materie scientifiche facendogli fare tutti questi esperimenti in prima persona. E abbiamo replicato una galleria del vento in miniatura dove andiamo a studiare le forze principali, quindi resistenza e deportanza. Abbiamo una paletta e un profilo alare dove i ragazzi provano le forze che andiamo a studiare noi nella nostra galleria del vento vera. Qui abbiamo replicato invece un crash test dove andiamo appunto a vedere due impatti diversi
Abbiamo 2 musetti differenti, Ok. uno in acciaio e uno l'abbiamo fatto in gomma, che è un po' come se fosse la nostra fibra di carbonio. Chiaramente la nostra fibra di carbonio non rimbalza ma si distrugge, però vediamo gli urti differenti. Questa chiave è molto interattiva e ludica, aiuta esatto. tantissimo. E poi dopo hanno la possibilità di visitare sia la rampa espositiva che i reparti aziendali, che quello sicuramente è abbastanza d'impatto. Intanto grazie. Perbacco. Ingegnere Andrea, ti do del tu Certo. e presidente della nostra Motor Valley. Sì. In Motor Valley brand e territori si fondono. Quanto è importante per queste realtà essere, diciamo, ancorati a questi territori? Ma io penso che sia fondamentale innanzitutto perché racconta una storia, ed è una storia che nasce da dei posti, dei luoghi più o meno belli, più o meno sconosciuti, che sono diventati conosciuti grazie a questi brand che hanno lavorato per andare nel mondo. Un sacco di artigiani che fanno del lavoro ben fatto il loro modo di vivere, e chi compra questi prodotti poi si porta a casa anche questo modo di essere. Perché tutto questo in Emilia-Romagna? Secondo me noi qui abbiamo una caratteristica che uno nota subito quando arriva qua, che è la socialità. Ne parlavamo prima a pranzo, di quante persone comunque hanno aperto le porte in questi episodi, in queste puntate in maniera molto facile, con gioia. Ma perché abbiamo il piacere di far vedere quello che facciamo, perché ne siamo anche orgogliosi. Cioè la Motor Valley, ciascun brand sa che senza gli altri non può fare niente. E se voi vedete anche l'architettura di questo luogo, tu hai questa rampa che fanno i ragazzi il primo giorno d'assunzione con l'ingegner Dallara che gli spiega le macchine a modo suo, con gli errori. Poi entrano dentro a questi coni dove ci sono le aule dove studiano il futuro, noi li chiamiamo i coni del sapere. E se voi entrate dentro a questo cono dove studiano il futuro, prima sono passato attraverso 50 anni di errori, e se voi guardate il soffitto non c'è un vetro, perché il tuo limite è il cielo. La Motor Valley è la terra dove a 1 chilometro dall'Ara abbiamo l'autodromo Riccardo Paletti, e abbiamo Alessandro con noi che è il direttore dell'autodromo. Noi lavoriamo tantissimo, la nostra forza è la continuità, facciamo dall'attività racing all'attività sul prodotto, lo sviluppo del prodotto. Varano è vocata, cioè si sta specializzando soprattutto in maniera del tutto naturale per far crescere e il pilota, perché qua prendiamo i giovanissimi. Intanto il rombo. I giovanissimi con le moto partono con le mini GP addirittura 8-9 anni, perché Varano si presta, essendo una pista comunque piccola ma molto sicura per la nascita, cioè per lo sviluppo della carriera di un pilota, si presta per fare i primi passi. Sono appassionato di auto, però sto cercando di portare la mia Panda metano allo sfinimento, no? Vuoi dire che io devo salire su una macchina da 530 cavalli con uno che guida una Panda metano? Sei stato sufficiente, ci sono un po' di cose da metterti a posto. No, non vanno messe così alla casaccio le marce, Quarta, bisogna imparare un po' a entrare un po' più piano in curva per uscire veloce, quello che ti ho detto prima. Quarta, ti ho detto, non quinta, vai dentro. Ah, scusa. Vai, gas adesso. Perché il segreto è quello, frenare forte e entrare piano per portare fuori velocità. Per il resto comunque traiettorie le sai fare. Beh, intanto grazie Vittorio, ci hai ospitato oggi, ho avuto modo di testare in prima persona una parte limitata di quelle sono le esperienze che Scuderia De Adamic offre. Tu, oltre ad essere general manager di Scuderia De Adamic, sei anche direttore di Motor Valley. Dove nasce il connubio Scuderia De Adamic e Motor Valley? Perché proprio qui? Scuderia De Adamic è uno dei soci fondatori di Motor Valley. Non è solo mirato alla valorizzazione delle eccellenze in campo industriale e museale della regione Emilia-Romagna, ma anche di quelle esperienze che sicuramente completano perfettamente l'offerta turistica della regione stessa. E ovviamente anche quello che offre Scuderia De Adamic, ovvero le esperienze di guida sia in pista che su strada, completano
poi un'esperienza che diventa unica ed indimenticabile. E tu in pista ci vai ogni tanto? Certamente, però ormai la nostra mission è quella di fare divertire i nostri clienti. Quindi lasci il sedile a chi viene qua a trovare. Assolutamente, con grande piacere. Motor Valley oggi per me ricorda il lontano 2008, dove ho mandato il primo email a mio marito all'epoca, Andrea De Adamic, perché avevamo visto i primi passi. Gli ho detto: ma guarda che bisogna approfondire questo progetto, e da lì veramente siamo stati i primissimi a entrare nelle prime mappe che appunto individuavano la valle. Ma qual è il metodo De Adamic? Ecco, infatti il metodo De Adamic è quello che fa la differenza. La parte base è la sicurezza, poi puoi applicare quello che impari in pista fuori sulle strade pubbliche, e anche il fatto che la metodologia, cioè l'istruttore che noi assumiamo, che è uno professionista nella sua vita privata, è un pilota, però entrando da noi passa degli esami e impara il trasmettere l'attività di guida dinamica a livello internazionale, possiamo dire, è la scuderia De Adamic. Mette in pista l'automobile che di fatto viene prodotto in Motor Valley, ma si guida anche con il metodo De Adamic attraverso i corsi di guida sicura, sportiva, evoluta, avanzata e così via. Ecco, un altro tema è che sempre di più si avvicinano anche le donne, le famiglie. Cioè le ragazze sono molto più vicino, secondo me, il giorno d'oggi all'automobile. E lo vedi anche qua con i corsi? Lo vediamo qua con i corsi, sono molto di più. Cioè, cosa vuol dire? Una volta una giornata magari aveva 2 ragazze, adesso ne ha veramente molte di più, con ottimi anche risultati. Mi sento veramente un pilota. Vi saluto, io parto. Ci vediamo in Romagna per l'ultima puntata. Grazie mille.